Salve a tutti, ben ritrovati, benvenuti a Berlino. Voi giustamente vi chiederete: Marco, che diavolo ci fai a Berlino? Niente, è venuta la possibilità di fare un salto in questa nuova, affascinante capitale europea in cui non avevo ancora avuto modo di venire e l'ho colta. Sono appena atterrato, il volo è andato bene, siamo partiti da Treviso, quindi la solita trafila di treni, autobus e quant'altro. Ho passato letteralmente il doppio del tempo su treni e autobus che non sull'aereo, perché in 1 ora e 10, 1 ora e un quarto siamo arrivati tranquilli. Scusate la ripresa tremolante, ma sto andando a cercare la metro. Ho preso il biglietto della metro, zona ABC, che dovrebbe portarmi in centro. Adesso vado a cercarlo. Sono un po' spaesato perché non so esattamente, non conosco la zona, non so niente di Berlino, è la prima volta che ci vengo, quindi boh. Intanto andiamo, poi vediamo cosa si combina. Questo indubbiamente è il momento che mi piace di meno di un viaggio, quando sei completamente rintronato da ore di aerei, treni, bus, quant'altro, devi prendere ulteriori treni, bus e quant'altro per arrivare in centro città. Sono riuscito ad arrivare alla stazione centrale di Berlino, che ha un nome improponibile che ovviamente non andrò a pronunciare, e sono stanco, sento odore di cibo perché questa stazione è bellina, c'è un sacco di robe, ci sono un sacco di negozi. Infatti mi sa che facciamo un giretto rapido qui, anche perché voglio controllare gli orari dei treni per il ritorno, visto che partirò di mattina prestissimo, adesso che hanno smesso di frenare il treno proprio sotto di me. Dicevo, voglio fare un giretto qui nella stazione perché comunque è carina, c'è un sacco di ristoranti, un sacco di cose, quindi è una possibile tappa per la cena. Giretto veloce qua, andiamo all'ostello e poi vediamo di cenare qualcosa. Ok, ce l'ho fatta, ho trovato l'ostello, sta letteralmente tipo 200 metri dalla stazione, quindi perfetto. Sembra abbastanza carino, sono rimasto veramente solo un attimo, ho buttato giù lo zaino. Ho 3 compagni di stanza che sembrano spagnoli o qualcosa del genere, non li ho al cellulare. Non ho socializzato, non sono una persona socievole. Adesso sono tornato alla stazione, come potete sentire dal casino e vedere dalle mie spalle, e ho preso il Wurst, il Currywurst. Oh ragazzi, perdonate, ma la mia pronuncia tedesca è veramente ignobile. Meglio probabilmente di quella svedese, però. Tutta questa premessa di oggi era giusto per farvi vedere un po' i retroscena, perché mi piace portarvi con me anche nelle piccole cose, nel viaggio, prima del viaggio, nei mille chilometri prima di arrivare a destinazione. Quindi, detto questo, ci vediamo domani mattina. Buongiorno, è un cielo grigio quello che ci accoglie stamane a Berlino. La notte è passata abbastanza male. Non ho dormito granché, c'era casino nell'ostello, i miei compagni di stanza che sono rientrati tipo alle 2-3 del mattino. È la vita da ostello, ci siamo abituati. Comunque io ho fame, mi sono alzato che ho fame, quindi adesso andiamo a cercare qualcosa per fare colazione, magari una bella colazione abbondante alla tedesca, perché per oggi mi sono preparato un programmino niente male, piuttosto intenso, che mi farà attraversare praticamente mezza città. Quindi, senza ulteriori indugi, andiamo ad avviarci verso la stazione centrale, da dove inizieremo questa giornata. Caffettone amaro per svegliarsi, dolcetto che non so esattamente cosa fosse, grande come la mia faccia, pieno di zucchero, per darsi un po' di energia. E comunque non ho capito come funziona la metro qui a Berlino, metro, servizi pubblici, insomma è tutto insieme, tutto un casino. Boh, non so, non ho capito. Spero solo di riuscire a prendere il treno per tornare in aeroporto. Quindi che facciamo? Vabbè, stravolgiamo un pochino i piani. Volevo prendere i mezzi pubblici per fare un giro, spostarmi rapidamente da una zona all'altra, ma non capisco come funzionano, quindi andiamo a piedi. Prima fermata, Palazzo del Reichstag, credo almeno che si pronunci così, che sorprendentemente è completamente sigillato. Pensavo fosse un po' più libero e tranquillo l'accesso, almeno fare un giretto dentro, e invece no, se non si è prenotato, niente, non si può neanche entrare. C'è in cima una cupola, che da qua in realtà non si vede, una cupola di vetro molto interessante da cui si può godere gratuitamente e prenotando il panorama dei dintorni. Io non l'ho fatto, non ho avuto tempo e quindi niente panorama dalla cima del Reichstag per me, che poi non è questa gran perdita perché c'è un nebbione pazzesco che non si vede neanche la torre della televisione, che è proprio qua dietro, e la si riesce a malapena a intravedere nel nebbione. Quindi vabbè, niente cupola del Reichstag. Andiamo avanti.
Direi che una giornata fredda, umida e grigia come quella di oggi è stranamente azzeccata per visitare il memoriale degli ebrei qui. È un po' inquietante, però molto, molto interessante. Oggi faccia poi così tanto freddo, sì è umido e grigio, ma ho girato in condizioni ben peggiori, eppure ho già fatto fuori una batteria. Vabbè, nel frattempo sono arrivato in Gendarmenmarkt. Sì, Gendarmenmarkt, io sti nomi tedeschi non sono veramente capace di pronunciarli. Questo posto è molto particolare perché ci sono due chiese gemelle, una tedesca luterana e una francese riformata, se ricordo bene, più un altro palazzo qui in mezzo che, devo dire, sono piuttosto affascinanti. Quella in cui mi trovo ora è Babelplatz, famosa per essere il luogo in cui avvenne il rogo dei libri a opera dei nazisti. Continuando la nostra passeggiata nel centro di Berlino siamo arrivati all'isola dei musei e dietro le mie spalle potete vedere il Duomo di Berlino che con questo tempo grigio e moscio risalta particolarmente sia perché è scuro lui, sia per gli accenti dorati e tutto il rame ormai diventato verde delle cupole e delle statue, quindi quasi quasi mi sa che rende di più con questo grigiume. Ad ogni modo approfitto per dirvi di fare attenzione a tutti i personaggini con i giubbotti antiproiettile, come li chiamo io, i giubbotti ad alta visibilità che cercano di rifilarvi i vari tour di sightseeing. State attenti perché mi sa che più di qualcuno è una mezza truffa, quindi vi dico, io sto girando tutto a piedi, con la mia calma, si è fatto neanche mezzogiorno e mi sono già fatto mezza città, mezzo centro, quindi secondo me si può risparmiare tranquillamente e godersi la città un po' di più. Allora, siete avvisati, stanno ancora facendo lavori al museo di Pergamo. Un peccato perché in realtà avevo una mezza idea di andarci perché sembra il più interessante a livello storico, insomma il museo che mi sarebbe piaciuto di più vedere. Però è ancora in lavorazione, ancora in ristrutturazione, quindi boh, mi sa che non ci vado. Vediamo un po'. Avevo voglia di fare uno o due musei, ma vediamo cosa viene fuori. Momento buffo, stavo passando davanti al Bode Museo, mi sono fermato ovviamente a fare qualche ripresa qua e là e mi sono beccato un'occhiataccia cattivissima da questi due hipster che si stavano facendo le foto con la macchina a pellicola della serie guarda quel capitalista, quelle cose lì. E raga, io scattavo a pellicola tanti di quegli anni fa che voi non immaginate, io ho iniziato scattando con le macchine a pellicola sfigatissime. For you. Ho fatto un giro per gli Hackerschenhofe o qualcosa del genere, una serie di cortili interconnessi, sì c'è il tram che sta correndo vicino a me, una serie di cortili interconnessi dell'ex ghetto che sinceramente trovo leggermente sopravvalutati. In compenso immediatamente dopo, letteralmente pochi passi dopo gli Hackerschenhofen,
Akershus-Hofe. Ci sono i cortili del Central Kino, una sorta di centro sociale pieno di street art, adesivi, robe assurde. Sarebbe stato da perderci un po' più tempo, ma voglio finire di fare il giro che mi ero programmato per oggi. Siamo arrivati ad Alexanderplatz e finalmente si vede un po' di gente. Pensavo che a Berlino non ci fosse nessuno, sono tutti qua evidentemente. Penso di averla già ripresa almeno una dozzina di volte, ma siamo arrivati sotto la torre della televisione, di cui oggi non si vede nemmeno la cima. Si può salire pagando il biglietto, mi pare sono 7 euro, qualcosa del genere, ma con questo tempo io non li spendo 7 euro per andare lassù e vedere nebbia, quindi niente da fare. Anche questa oggi purtroppo salta. Se avete la possibilità e se avete 7 euro da investire, questa è una buona occasione per vedersi un bel panorama. Andiamo quindi a concludere questa lunga camminata nel centro di Berlino, nel quartiere Nikolai, il più antico quartiere residenziale della città. Il sole sta calando e la luce sta diminuendo rapidamente, ma sono riuscito a fare una corsa e arrivare al Tiergarten, un grosso giardino che è immediatamente dopo la porta di Brandeburgo, quindi praticamente dove avevo iniziato stamattina, pieno di monumenti. Mi stavo dimenticando cosa dovevo dire. Un giardino pieno di monumenti. Non l'ho fatto stamattina, proprio adesso doveva venire traffico. Non l'ho fatto stamattina perché semplicemente non l'avevo messo in programma, perché non pensavo di... C'è un traffico pazzesco qua, non pensavo di riuscire a fare tutto in giornata, invece ci sono riuscito, non è ancora calato completamente il sole, c'è ancora un po' di luce, quindi facciamo un attimino un giro appunto dei monumenti qua, ne vedete già uno alle mie spalle, vediamo cosa riesco a prendere prima del buio, prima che sia troppo buio per riprendere, e poi si torna in ostello. Devo essere onesto, avevo decisamente sottovalutato la grandezza del Tiergarten, è veramente molto molto grande. Sono riuscito ad esplorarne solo una piccola parte e devo dire che nonostante questa decisamente non sia la stagione più favorevole per visitarlo, in primavera e in estate deve essere davvero uno spettacolo, quindi se venite in primavera e in estate fatevi una bella camminata e preparatevi a camminare tanto per il Tiergarten. Adesso, tanto per cambiare, mi trovo nella stazione centrale perché si è fatto buio. Qui è l'unico posto dove c'è luce che non sia l'ostello. L'ostello è un casino anche peggio della stazione centrale, quindi mi conviene venire qua per stare un po' tranquillo. Poi ci sono anche ristoranti che onestamente mi aspettavo di trovare un po' più ristoranti anche nella zona della stazione centrale. In realtà non è che ce ne siano granché appena fuori dalla stazione. Per oggi sono riuscito a fare tutto quello che avevo intenzione di fare, ho visto tutto quello che volevo vedere, mi sono fatto una marea di chilometri a piedi, ma va bene così, ho risparmiato i soldi della metropolitana, che ancora non ho capito come funzionano i mezzi di trasporto qui. Non importa, cercheremo di capirlo domani, perché domani mi rimangono un po' di posti da vedere che sono abbastanza sparpagliati in giro, quindi penso che mi toccherà prendere i mezzi. Per oggi invece direi che possiamo concludere qua le nostre avventure berlinesi. Io come al solito vi do appuntamento al prossimo video.